Prova a considerare altre possibilità oltre al modo di lavorare a cui sei abituato. Quando pensi ai cicli e alle lavorazioni di un pezzo, ci sono soluzioni che non fanno più riferimento alla barra che entra in macchina, ma allo spezzone di barra. Questo è il metodo di linea spindle, che è molto più semplice nell'attrezzaggio rispetto al plurimandrino tradizionale e al tempo stesso non necessita di maggiori competenze. Al contrario, è molto semplice nell'utilizzo. E questo è un plus per le aziende che sempre più spesso hanno grandi difficoltà a reperire maestranze con skill elevate ed adatte alle lavorazioni da plurimandrino tradizionale. Linea spindle necessita di meno competenze e il riattrezzaggio di linea spindle è più accessibile rispetto al plurimandrino tradizionale. Il setup è molto semplice da allestire ed organizzare e per questo molto veloce. Si parla di circa 15 minuti. Mi chiedono poi, ma come potete dire che le lavorazioni da barra sono superate? Le lavorazioni da barra rappresentano ancora una buona soluzione per alcune specifiche lavorazioni o situazioni, ma molte aziende che vogliono rimanere al passo con l'innovazione tecnologica cercano di eliminarla perché si rendono conto che lavorare da barra presenta alcuni problemi, sia a livello di precisione che di sicurezza. Forse il problema principale è legato alle vibrazioni che causano una notevole usura della macchina e influiscono sulla precisione dei pezzi lavorati. Conseguentemente, l'intera lavorazione perde di precisione. Inoltre, gli utensili avranno vita decisamente più breve. Con linea spindle, per esempio, uno dei vantaggi accessori è che gli utensili durano il 50% in più. Linea spindle non è certo la soluzione per tutto, ma in alcuni casi è un'ottima alternativa alla produzione da barra. Il mondo della produzione sta cambiando, da lotti enormi la produzione si sta avviando ad un mercato con famiglie di pezzi diversificati e la soluzione è linea spindle. Mi chiedono, se con linea spindle non si usa la barra, questo vuol dire che devo tagliare la barra per avere gli spezzoni? Sì, è corretto, devi tagliare la barra prima, a meno che non parti da pezzi stampati o forgiati. La macchina in ogni caso non cambia, è sempre la stessa. Però, per preparare gli spezzoni puoi utilizzare o un torno vecchio che hai già in officina, oppure puoi farli tagliare a un contoterzista esterno, o puoi acquistare una taglierina dedicata che può tra l'altro servire fino contemporaneamente a 3 macchine.